Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Nine Nar Tree. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Se questo è un uomo, è un capolavoro letterario e una testimonianza storica cruciale, scritto dall'autore italiano Primo Levi. Apparso per la prima volta nel 1947, il testo offre un resoconto preciso, diretto e straziante degli orrori vissuti dallo stesso Levi durante la sua detenzione nel campo di concentramento nazista di Auschwitz. Il libro non è soltanto una semplice cronaca dei tragici avvenimenti, ma anche una riflessione profonda sulla dignità dell'essere umano, sulle dinamiche sociali che si sviluppano nei contesti estremi e sulla continua, tormentata ricerca di senso e civilizzazione in condizioni disumanizzanti. Primo Levi, con il suo stile sobrio, oggettivo e allo stesso tempo emotivamente penetrante, guida i lettori nella dimensione infernale del lager, delineando con lucidità estrema la forza interiore che consente all'uomo di resistere, preservando un nucleo essenziale di umanità. Se questo è un uomo, spinge il lettore a riflettere sulla natura della memoria, sull'importanza della testimonianza e sulla responsabilità collettiva nel preservare la verità storica. Attraverso l'intensa esperienza personale di Levi, il libro pone inoltre domande fondamentali sull'identità, la moralità e i limiti della sopportazione umana. È una lettura imprescindibile per chiunque voglia comprendere non solo la storia recente dell'umanità, ma anche le complessità morali e psicologiche che accompagnano situazioni estreme di disumanizzazione. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, analisi dei meccanismi della disumanizzazione nazista. Nel libro, Levi esplora minuziosamente le tecniche e i metodi impiegati dai nazisti per ridurre gli internati del campo di concentramento a oggetti privi di dignità e autonomie. Analizza l'umiliazione quotidiana, la fame costante, la violenza e la minaccia della morte incessante. La spersonalizzazione avviene attraverso la privazione della propria identità, a partire dal momento in cui l'individuo diventa un numero anonimo, perdendo nome, affetti, abitudini e legami umani. Levi mette a fuoco come l'obiettivo reale del sistema dei lager consistesse nel demolire la dignità delle vittime, spogliando le persone delle loro caratteristiche umane più basilari, fino a ridurle ad un semplice involucro biologico, assoggettato alla volontà altrui. Questo aspetto rappresenta la base essenziale per comprendere la ferocia dei sistemi totalitari nel ridurre individui a sottouomini, negando loro ogni diritto, autonomia e libertà. Ed è un avvertimento perenne contro il rischio che tale atrocità possa ripetersi se non si tiene viva la memoria. Secondo, la lotta individuale per preservare la dignità umana. Nonostante le terribili condizioni descritte, Primo Levi evidenzia continuamente i piccoli gesti di resistenza e le forme di solidarietà che nascevano spontanee o deliberate fra i prigionieri. La lotta per sopravvivere non era soltanto un fatto fisico, ma anche e soprattutto morale. I gesti apparentemente insignificanti di rispetto e solidarietà fra uomini ridotti quasi alla condizione di non umanità rappresentano una affermazione decisiva del valore dell'essere umano. Anche nel contesto più orribile e spietato, Levi racconta momenti in cui un'immagine, una parola gentile o un atto minimo di solidarietà costituivano una riaffermazione del proprio valore come esseri umani. Questo tema centrale del libro sottolinea il valore cruciale della resistenza umana interna, che si esprime proprio nella capacità di non consentire a eventi inumani di cancellare la propria coscienza morale e la capacità di empatia verso il prossimo. Terzo, la natura della memoria e della testimonianza. Primo Levi riflette ripetutamente sulla necessità e sulla importanza di preservare la memoria storica degli orrori vissuti. Levi sottolinea la responsabilità di testimoniare, non solo per se stessi, ma nei confronti dei milioni che non sono sopravvissuti e non hanno potuto raccontare ciò che avevano subito. Levi ribadisce che per non dimenticare, il racconto del sopravvissuto diventa sacro, un dovere morale nei confronti dell'intera umanità. La memoria diventa così uno dei pilastri etici dell'esistenza umana. Conoscere per evitare che simili atrocità possano ripetersi e testimoniare affinché il mondo comprenda e accolga la verità di quegli eventi.
La testimonianza autorevole e potente di Levi mira alla riflessione storica, affinché la civiltà non scivoli nuovamente verso l'abisso della barbarie. Quarto, la riflessione sui limiti morali della condotta umana. Levi riflette intensamente sulle condizioni morali in situazioni limite, come quelle vissute nei campi di sterminio. Egli analizza approfonditamente la dinamica tra vittima e oppressore, evidenziando i confini, spesso sfumati, delle scelte morali che le persone sono costrette a fare per sopravvivere. Nel lager, la distinzione tradizionale fra bene e male tende a dissolversi sotto la pressione costante della fame, del freddo, della sofferenza e della morte imminente. Questa riflessione porta Levi ad interrogarsi sulla responsabilità morale e sulla difficoltà di giudicare coloro che, in condizioni disperate, adottano comportamenti che normalmente apparirebbero inaccettabili. Tale analisi costituisce una profonda meditazione pratica sulla natura dell'etica e sulla sua applicabilità nelle estreme circostanze in cui le persone sono state costrette a vivere. Infine, la dimensione psicologica della sopravvivenza. La sopravvivenza nel campo di concentramento non è mai descritto solo come un fatto casuale o esclusivamente fisico, ma soprattutto una questione psicologica e mentale. Levi esplora i meccanismi interiori, in particolare la forza di volontà, l'ingegno, la lucidità nel capire le regole non dette del lager e il ruolo svolto dalla fortuna. Analizza minuziosamente le capacità cognitive necessarie per intuire rapidamente la logica perversa che regolava la vita nei lager e per adattarsi ad essa senza perdere definitivamente la propria umanità. Questa dimensione psicologica della sopravvivenza descritta da Levi aggiunge al suo racconto un'importante riflessione sulla resilienza dell'essere umano e sul valore di mantenere integra la propria mente per emergere da situazioni in cui ogni confine umano sembra crollare. In conclusione, Se questo è un uomo, rappresenta una lettura imprescindibile per coloro che desiderano approfondire e comprendere l'orrore dei campi di sterminio, testimoniato da chi lo ha vissuto personalmente. È un testo che beneficia non solo chi è interessato alla storia e alle vicende della Seconda Guerra Mondiale, ma anche chi desidera riflettere sul significato profondo della dignità, del rispetto per l'essere umano e della responsabilità morale della testimonianza. In particolare, questo libro aiuta a mantenere viva la memoria di un passato doloroso ma necessario per sviluppare coscienza critica e vigilanza morale affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Se vuoi supportare Primo Levi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.